Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon inizio di settimana che potrebbe essere quella decisiva per alcuni affari sia in entrata che in uscita. L'affare principale in entrata riguarda naturalmente Ademola Lookman e andremo a vedere quali sono le ultime novità nella trattativa per portare il nigeriano a Milano. L'affare principale in uscita invece riguarda il nome di Hakan Çalhanoğlu, vedremo anche quali sono le ultime novità riguardanti l'interesse del Fenerbahce, chi potrebbe essere il sostituto del centrocampista turco e quali sono poi gli altri affari che l'Inter potrebbe concludere nel giro di qualche giorno. Naturalmente, prima di iniziare il contenuto di oggi, vi ricordo quei pochi, semplicissimi click che però sono importanti per il canale, quindi il like al video, l'iscrizione e la campanella delle notifiche attiva, in modo che poi non perderete nessun contenuto. Iniziamo dal nome di Lookman. C'è stato un interesse del Napoli, ecco, forse non una vera e propria offerta, è sembrato più un'azione di disturbo quella dei partenopei, che hanno provato ad offrire 50 milioni all'Atalanta, quindi accontentando le richieste del club bergamasco, e 5 milioni all'anno al calciatore, quindi offerta secondo molti superiore a quella fatta dall'Inter, che si attesterebbe intorno ai 4 milioni e mezzo. Secco no però del calciatore, Lookman non è interessato al trasferimento al Napoli, lui e il suo entourage hanno l'accordo totale con l'Inter per quanto riguarda sia il contratto, quindi cifre e durata contrattuale, sia per quanto riguarda il progetto tecnico. Ecco, Lookman probabilmente dal punto di vista tattico si addice molto più al sistema che vuole creare Chivu all'Inter piuttosto che a quello del Napoli di Conte. Lookman non è un vero e proprio esterno di un attacco a tre, è più ecco quella seconda punta, quel trequartista che può agire nel 3-4-2-1 di Christian Chivu. Naturalmente il gradimento totale del calciatore non è sufficiente per portarlo a Milano, c'è bisogno di un accordo con l'Atalanta che al momento non c'è. I bergamaschi rimangono fermi sulla loro richiesta di 50 milioni, l'Inter invece potrebbe dovrebbe in questi giorni aumentare la proposta da 40, si passerà intorno ai 42 più bonus per ridurre il divario tra domanda e offerta. Naturalmente non sono i 50 milioni che chiede il club bergamasco, però è comunque un passo per avvicinarsi, è un'apertura a trattare. Ovviamente non sappiamo se sarà ritenuta una cifra sufficiente dall'Atalanta, perché sappiamo il club bergamasco tende a non essere particolarmente morbido e soprattutto non ha fretta di chiudere l'accordo, fretta che invece ha l'Inter per consegnare subito Lookman a Chivu. L'Atalanta questa fretta non ce l'ha, Lookman ha ancora un contratto fino al 2027, seppur dovessero protrarsi le trattative non sarebbe un problema per la squadra dei Percassi. Però dal mio punto di vista ogni giorno può essere quello decisivo, perché è chiaro che quando l'offerta si avvicina a ciò che chiede il club che cede, ecco, a volte si può trovare l'accordo con dei bonus che magari possono avvicinare la cifra dei 50 milioni che l'Atalanta chiede sì di parte fissa, però insomma alla fine sarebbe un affare che conviene un po' a tutti. L'Atalanta ha un calciatore scontento e potrebbe cederlo ovviamente per un introito importantissimo. L'Inter potrebbe ecco avere il calciatore presto e metterlo a disposizione di Chivu già per l'inizio del ritiro, e lo stesso Lookman poi ecco farebbe quel salto che vorrebbe fare quest'anno. Quindi la mia sensazione è che alla fine sia comunque un affare che possa andare in porto, e il Napoli, per quanto con l'eventuale cessione di Raspadori potrebbe tornare alla carica, rappresenta, come detto poc'anzi, più un'azione di disturbo che non almeno in questo momento, non una vera pretendente al calciatore. Certo, salvo che poi si rompessero le trattative tra Inter e Atalanta, ma non mi sembra ecco quello il caso. Passiamo invece a quella che è un po' la trattativa principale in uscita, ed è quella riguardante Hakan Çalhanoğlu. In realtà non c'è ancora una vera e propria trattativa, perché il Fenerbahce è interessato al calciatore, ma non ha ancora fatto nessuna offerta formale all'Inter. L'Inter si aspetta mosse concrete, forse già nella giornata di oggi, richiesta di 25 milioni, si parla che il club turco ne potrebbe offrire circa 20, chiaro che poi
e anche lì è un divario ampiamente colmabile con le trattative, con qualche bonus, quindi la sensazione è che se davvero il Fenerbahce dovesse concretizzare l'offerta, Çalhanoğlu potrebbe partire. Tra l'altro Çalha avrà un incontro proprio con la dirigenza interista, con Marotta, dovrebbe averlo mercoledì, dove potrà anche chiarire meglio quali sono i suoi piani, perché effettivamente lui non ha mai chiesto la cessione, però ecco, sembra un po' non sembra un segreto, ecco, che Çalhanoğlu veda di buon occhio il ritorno in patria, ed allo stesso tempo l'Inter comunque farebbe una corposa plusvalenza con la cessione del centrocampista turco. Chi potrebbe sostituire Çalhanoğlu? C'è il nome di Granit Xhaka. Ora, naturalmente, ci sono un po' tutte le perplessità del caso, perché si è parlato di svecchiare la rosa, si cede Çalhanoğlu perché comunque è un classe 94, si andrebbe a prendere Xhaka che è un classe 92. Ci sono però dei motivi, non è un'ipotesi, secondo me, campata in aria, e allo stesso tempo non sarebbe nemmeno un'idea così folle, per diverse situazioni. In primis è l'aspetto tattico. Çalhanoğlu non è eccezionale in un centrocampo a due, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo analizzato anche quando abbiamo parlato della posizione di Lookman. Sì, Çalhanoğlu e Barella potrebbero dare equilibrio, ma non è certo la coppia meglio assortita. Xhaka invece è decisamente più adatto in un centrocampo a due. Perché? Perché andiamo a vedere anche dal punto di vista numerico, quindi con le statistiche. Ecco, queste sono statistiche relative ai passaggi, e la fase di impostazione tutto sommato riesce bene a Xhaka, perché comunque tocca tanti palloni, anche più di Çalhanoğlu, ma naturalmente questo è dovuto anche al modo di giocare del Bayer Leverkusen. Precisione addirittura superiore a Çalhanoğlu, 91% la precisione totale contro il 90% di Çalhanoğlu in Serie A. 94% nella propria metà campo, 88% nella metà campo avversaria, 72% di palle lunghe precise, quindi dal punto di vista dell'impostazione è un calciatore che sa impostare, sa gestire il pallone, dove però l'Inter andrebbe poi a guadagnarci, possiamo dire, un bel po' nella fase di non possesso. Ecco, qui troviamo numero di contrasti che sono simili tra Xhaka e Çalhanoğlu, contrasti a partita ovviamente parliamo. Poi troviamo palle recuperate in zona offensiva, 0,8 Xhaka contro 0,3 Çalhanoğlu. Palle recuperate a partita addirittura 5,4 contro le 3,8 di Çalha, addirittura numero superiore anche a Barella, e questo è un grandissimo vantaggio se deve giocare in un centrocampo a due. E poi troviamo, ecco, anche come contrasti vinti è superiore a Çalhanoğlu, 3,9 a partita, il 57%, come duelli a terra, come duelli aerei, soprattutto molto più di Çalhanoğlu. Insomma, Xhaka sarebbe più adatto in un centrocampo a due. Perché puntare ad un calciatore però classe 92 per sostituirne uno classe 94? Innanzitutto l'esperienza con una squadra che comunque ha acquisito tanti calciatori giovani, anche a centrocampo è arrivato Sušić, non fa male, ma soprattutto secondo me per una questione relativa al costo. L'Inter sta portando avanti la trattativa per Lookman, tutto porta a pensare che possa concretizzarsi e quindi sborsare una cifra vicina ai 50 milioni, che siano 50, che siano 45, seppur dovesse essere una formula vantaggiosa, magari prestito con obbligo di riscatto, ma significa comunque aver impostato un trasferimento per una cifra importante. Dopo Lookman potrebbe provare l'affondo per Leoni e quindi con un altro esborso economico importante. Chiaro che poi non può permettersi di spendere altri 40-50 milioni per il centrocampo. Xhaka in questo senso rappresenta una soluzione valida dal punto di vista tattico, valida per l'esperienza e tutto sommato possiamo definire low cost. Le richieste del Leverkusen dovrebbero aggirarsi intorno ai 15 milioni, secondo Transfermarkt vale 12, quindi facile immaginare che quello possa essere su per giù il prezzo di vendita, quindi facendoci anche, tra virgolette, un guadagno tra la cessione di Çalhanoğlu e l'acquisto di Xhaka, soldi che poi, ecco, possono essere investiti in altri ruoli. Concludiamo anche col nome di Mehdi Taremi, sappiamo è un calciatore in uscita, l'iraniano non ha chiuso alla possibilità di una partenza a patto che sia però in Europa. Fulham, West Ham e Besiktas sono le squadre principalmente interessate, l'Inter potrebbe fare una richiesta intorno agli 8 milioni, poi chiaro che con le trattative anche lì si può finire per abbassare la richiesta per la cessione,
anche perché sarebbe una cessione che libererebbe spazio nel monte ingaggi, 5 milioni e mezzo l'ingaggio lordo dell'iraniano, quindi sicuramente in questo senso la cessione di Taremi anche ad una cifra più bassa di quella prospettata dall'Inter non sarebbe certo una cattiva soluzione. Staremo a vedere, sensazione che questa settimana sarà importantissima per il calciomercato, anche perché poi porterà al raduno che inizierà ufficialmente sabato 26 e quindi si proverà a dare a Christian Chivu una rosa quanto più possibile completa già per il primo giorno. Ragazzi, fatemi sapere le vostre idee nei commenti. Se secondo voi quella del Napoli è solo un'azione di disturbo o una trattativa che può essere concreta e quindi soffiarci a Demola Lookman, e insomma cosa ne pensate poi in generale delle ultime mosse di mercato nerazzurre. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!